Allora, siamo qui con Natalie, sono io che sono in visita stavolta in esterna, siamo a Roma. Sai che siamo qui per parlare Di vinili. e sono curioso di sapere qual è il primo disco che hai scelto. Ho scelto PJ Harvey con To Bring You My Love. Questo è un album bellissimo, a parte già a partire dalla copertina, sembra un po' Ofelia, secondo me, no? Secondo me lei è immersa parzialmente nell'acqua. Nell'acqua, sì, sì. Un vestito molto sexy, devo dire. Sexy e maledetta. Infatti guarda qui che foto, molto sensuale. Questo è il disco prodotto da John Parrish. Sì. È sicuramente il disco che L'ha forse consacrata, sì, o l'ha comunque lanciata. l'ha lanciata, sì. È un album molto complesso, secondo me. Il primo ascolto è un po' ostico, è difficile. Perché sono canzoni tutte molto diverse tra loro e in generale l'atmosfera è abbastanza scura. Io vabbè ho le mie preferite chiaramente. Dai. Di tracce ci sta un brano, poi la stessa To Bring You My Love che apre l'album e dà il nome proprio al disco, è molto ossessiva, molto scura, molto cupa, e secondo me infatti è molto coraggioso come brano per cominciare, no? Poi adoro Come On Billy, che è Come On Billy, so good to me, è un pezzo, ecco, già un po' più movimentato lì in effetti. Forse non dico allegra, questo mai, lei non è il suo mood, e la sua bellezza è proprio questa, no? Esplora molto l'oscurità dell'animo umano, delle sue emozioni. Passando al lato B, ecco, una delle mie preferite, se vogliamo, è proprio Down by the Water, che è un pezzo, secondo me, molto storto. Non ha una struttura classica, ecco, lei sperimenta molto con le strutture delle canzoni, non va tanto su strofa, ritornello, è proprio va dove si sente, ha delle strutture particolari, molto PJ Harvey secondo me. Spesso i brani sembrano quasi incompleti, se vogliamo, a livello di produzione, quando sono convinta che sia una scelta produttiva proprio di lasciare tutto molto scarno, sì, per certi versi, o apparentemente scarno. È un po' lo fai pure. È diventato pure il marchio di fabbrica poi. È il suo marchio di fabbrica, sì. E poi Send His Love to Me, vabbè, sono quasi tutte preferite, però. E per finire il top per me è The Dance di questo album. Perché sì. Il top? Perché a parte lì secondo me lei si lascia andare a una sorta di orgasmo, canta, è bellissimo secondo me. È un brano anche questo scurissimo secondo me, ma fatto tutto con questo organo, è ossessivo, è appassionato, ecco, lì esce tutta la sua passione secondo me, nella semplicità della costruzione, che è un brano che si basa praticamente su 3 accordi, semplicissimo. E io c'ho i brividi solo a parlarne praticamente. Non so quanto sia stato merito di John Parrish, il produttore, però io apprezzo tantissimo quando un produttore riesce a lasciare la creatività all'artista e quindi capire che anche una cosa, come hai detto tu, scarna e quindi teoricamente semplice, però possa funzionare, possa diventare un marchio di fabbrica piuttosto che una iperproduzione. Esatto, in cui magari c'è tutto molto patinato, ma snatura poi il personaggio, gli strumenti suonati nei vari brani, che non è mai più di tre musicisti. Infatti. Cioè lei, Polly Jean, è il soprannome, Polly Jean Harvey, che suona chitarra, organo, ovviamente voce. John Parrish suona tutto il resto, quindi alle percussioni, alle chitarre, basso e via dicendo. Qualche volta c'è un batterista o altri ospiti. Diciamo i 2 polistrumentisti principali sono proprio PJ Harvey e John Parrish. Ed è un disco del 1995 per la Island Records. Ti ricordi quando l'hai comprato? Non l'ho comprato quando è uscito, perché lei l'ho scoperta forse nel 97 e mi sono procurata al volo tutti i suoi album, secondo me nel 97, sì, proprio. E come l'hai scoperta? L'ho scoperta in radio, una radio di Roma che passa soprattutto rock. Sei pronta col secondo disco? Sì. Automatic for the People degli R.E.M. Questa è una band di cui io sono stata fan per tutta l'adolescenza praticamente, a parte che avevo un amore totale per Michael Stipe. Ah sì? Sì, tantissimo. Non ricambiato? Non ricambiato. Lui cura anche a volte gli aspetti fotografici o grafici. Come infatti, in questo caso. Come in questo caso.
tra l'altro con foto di Anton Corbijn, no? E dicevamo che abbiamo visto, che abbiamo visto insieme a Berlino, 3 anni fa ormai. Sì, 3 anni fa. Bellissima mostra, tra l'altro. Bellissima, foto meravigliose. Certo, io amo vedere anche proprio vedere il disco, il vinile, che meraviglia. Perché io ancora non mi capacito come sia possibile trasferire la musica dentro supporto. I grooves qui, no? Nelle tracce. E il magico di quando metti la puntina, un chiodo su questo vinile che gira in tondo e la musica esce fuori. Per me è magia. Guarda che foto. Lui sembra uno degli Oasis qua. È vero. 92, quindi forse pre-Oasis. Sì, pre-Oasis. Sì. Questo è un disco che io amo tantissimo. Ha veramente le caratteristiche del capolavoro, perché ci sono canzoni bellissime. Cominciare da Drive, appunto, che ha questa atmosfera molto rarefatta, sospesa, magica, direi. E con questo, la cosa che mi colpì subito, questa ripetizione col delay sulla voce, hey, che dà una magia incredibile. A volte come possa anche essere un effetto, no? Lavorare la voce in modo che apre dal pezzo una... Magari mi piace immaginarmi che fossero lì in studio, magari il produttore o qualcuno di loro abbia detto: ragazzi, questo pezzo bello, ma manca qualcosa. Hey kids, c'è qualcosa, hey kids. È bello, no? Immaginare che cosa succeda poi in studio quando si crea una canzone di questo calibro, seguita da una Try Not to Breathe, che è bellissima, una ballad stupenda, molto anche con un testo, no? Cerca di non respirare, se non sbaglio, e forse qua magari la memoria mi tradisce, ma parla di un uomo che sta per morire, dice non ti preoccupare, cioè, tu continua a respirare, eccetera eccetera. È una canzone bellissima, con un'atmosfera, tutto bellissimo. Poi vado su una Everybody Hurts, classicissimo, che è un classicone, famosissima, una ballad tipicamente in stile R.E.M., diciamocelo proprio, semplice ma con una intensità che secondo me pochi riescono ad avere con accordi semplici, no? Perché in fondo non è magari una canzone ricercata a livello musicale, ma con un cuore enorme, ma curata, poi a volte sai, i pezzi semplici sono quelli che poi arrivano, no? Più diretti a tutti e durano per sempre. Esatto. Night Swimming è un pezzo, sì, è bellissimo, sono i loro ricordi di quando nuotavano nudi nel mare, sì, era bellissimo. E Man on the Moon, che è un altro classico. Sì, Man on the Moon è dedicato al comico Andy Kaufman, se non sbaglio, e quindi è un omaggio a questo personaggio. Find the River è un altro dei miei preferiti, è una canzone bellissima, inizia con questa, credo che sia una fisarmonica o forse non so, uno strumento simile, e ha questa magia pure lì, è bellissimo. Tu l'hai registrato anche a New Orleans. Sì. E ad Athens, che è poi dove stavano loro, sì. No? È proprio la loro città. Devo dire del concerto? Sì, allora avevo 15 anni e andai con mio padre, perché mio padre è una mia cara amica, e mi ricordo che preparammo un cartellone con scritto R.E.M. e io ero così fan, così appassionata, che speravo che loro lo vedessero, certo. L'ho visto alla curva sud dell'Olimpico, mi pare. In realtà l'ho visto anch'io. Sì, c'ero sì. Un po' di anni dopo, però. Un po' di anni dopo, sì. E siamo giunti al terzo disco. Radiohead con OK Computer. Tra l'altro guarda che copertina. Tu l'hai detto, io l'ho pensato. È bellissima. Sembra qualcosa di... come uno scenario, no? Sì, una strada, uno scenario urbano, turistico, sì. Ecco, qui c'è questi ominidi che stanno, sembra una cosa fatta da architetti del futuro. È vero. E loro, piuttosto che metterci i loro volti, no? Vengono sempre dietro le quinte, in un certo senso. Poi i testi messi... un po', devo pensare a Pollinaire, quello che faceva, che sperimentava con la tipografia, cioè quello tipografico, no? Con la scrittura, con la stampa. Il bello è che è bellissimo, tutti diversi. Il bello è che uno compra il vinile anziché il CD, dice così almeno i testi si leggono. Neanche così si leggono.
Lo voglio sapere sul CD come sono. Cioè, E quanto è carino sì. qua i due che si tengono per Guarda mano. che carino. No data. No, dato. Sì, è vero, comunque è tutto curato nel dettaglio. Guarda qui. Infatti, Cioè, ecco, poi arriva qui, arriva il Modern colore. World. È stupendo. Eccoli. Oh, eccoli qua. Storia d'amore del futuro. Sì, anche Computer. schizzoide, se Un disco vogliamo. del no? 1997. 97, mi ricordo proprio quando uscì, lo andai a comprare il giorno stesso, credo. Anche perché fu la prima volta in cui loro utilizzarono davvero il computer come un amico proprio nella produzione. Mi ricordo che Sì, perché i primi due dischi erano un po' più erano un quasi po', sì, post-grunge, no? post-grunge, non volevano saperne di utilizzare molta elettronica o comunque post-produzione, eccetera, erano più Più viscerali. viscerali. Sì, poi Brit loro pop, sono è un sempre po'. stati difficili da catalogare, Sì, perché no? erano sempre loro stessi. Sì, dall'inizio. Poi è Beh. tutto bello. Allora, intanto i suoni hanno fatto scuola. C'è un sacco di gente, di band, di artisti, produttori che ancora si ispirano ai suoni delle chitarre, Sacco di chitarre effetti, di in realtà pedali. trattate che sembrano tastiere a volte, pedali, utilizzo della voce molto anche interessante gli overlap, le sovrapposizioni, i cori. Ora, Paranoid Android, c'è sta la parte in cui rain down, eccetera, no? Mi Lì sembra ci sono dentro una dei cori. cattedrale. Sembra una cattedrale, è una cosa, cambio d'atmosfera rispetto a prima, un brano che è una suite geniale, stupenda, ti stupisce, ti sorprende, è visionario proprio, un brano visionario. E poi ti arrivano questi cori che probabilmente io penso che siano voci campionate e che magari sono state poi picciate, non lo so che lavoro abbiano fatto, provo a immaginarmelo. C'è qualcosa di esatto, di quasi da appunto da cattedrale, da suono di un coro, è molto, certo è cupo. Possiamo definire Paranoid Android la Bohemian Rhapsody dei Radiohead. Beh, sì, quasi, no? Quei pezzi Starway to Heaven, no? Quei pezzi lunghi che cambiano in continuazione. È una suite a tutti gli effetti. E il coraggio di farlo un brano così. Tra l'altro sono usciti come primo singolo con Paranoid Android, se ci pensi, mi sa, perché Karma Police credo che fosse il secondo. È quasi una follia e invece è stato un successo clamoroso con un video tra l'altro con cartoni animati, Sì. è bellissimo, molto, molto simbolico, molto particolare e anche molto ermetico, perché ancora capire i significati non è proprio semplicissimo. I testi pure che sono molto... I testi sono ostici da morire. Diciamo ostici, ermetici. Ostici, sì. ermetici, difficili. Karma Police, per un altro capolavoro assoluto, e anche il videoclip è bellissimo a livello proprio anche visivo. Molto ispirato a mio parere da Sexy Sadie dei Beatles. Dei Beatles, sì, a livello anche di armonia, se non sbaglio. Sì, piano. Ci sono un po' di... comunque ci sono delle trovate simili, è vero. No, allora io amo tantissimo Lucky. Anch'io. Che comincia Lucky con la è chitarra stupendo. suonata dopo il capotasto. Sì, Cioè lui fa sto suono... quanto è creativo poi. non è Johnny Greenwood. Non è Johnny no, Greenwood. non è lui, è l'altro. Stupendo. No Surprises è pure un altro gran È pezzo. un pezzo incredibile anche quello. A parte una canzone bellissima, penso che sia Glockenspiel? Glockenspiel, sì, con questo suono, no, quasi da campanellina, e questa atmosfera che sembra quasi una ninna nanna. Che poi In dal vivo realtà il testo è sì, tostissimo. Johnny Greenwood suona appunto il Glockenspiel e invece Ed O'Brien ha un capotasto messo altissimo. Credo che lui usi una chitarra con un capotasto messo tipo al 12° tasto, quindi questo suono così acutissimo viene fuori suonando un arpeggio molto alto con capotasto messo Ma dai, questa su. cosa non la sapevo. Vedi le trovate Ma geniali. sperimentatori. Sì. Secondo me Radiohead ogni album è un concept, Sì. cioè c'è anche come merchandising, la copertina, i video che producono, cioè diventa un qualcosa di uniforme. Esatto, è vero. Certo. Allora Natalie, tu finalmente dopo 2 dischi con la Sony hai da poco pubblicato il terzo album. Sì, che è Into the Flow.
Il filo conduttore dell'album è? Il filo conduttore dell'album è l'acqua come elemento che ha vari significati simbolici, tra cui quella del femminile. Io mi sono immersa in un acquario per fare il servizio fotografico, l'acqua era freddissima, tra l'altro erano 2 acquari, uno verticale e uno orizzontale, questo aveva l'acqua a 5 gradi. Wow. Ecco. Ci sono anche dei video che hai fatto, ci giusto? sono 2 videoclip, c'è uno che è più divertente e più buffo, che è Smile in a Box. Il secondo video, Tra le labbra, in questo caso girato da Heist, un altro videomaker, e in questo caso abbiamo voluto rendere l'atmosfera acquatica dell'album. Certo. Io sono curioso di sapere riguardo questo album, che hai chiamato Into the Flow, quindi gli hai dato un titolo in inglese, Flow, a differenza dei primi 2 album che invece avevano titoli italiani. Ci sono pezzi in inglese, in italiano? Sì, ci sono sia pezzi in inglese che in italiano. Le canzoni sono nate così, ho seguito il flusso, ho seguito la loro natura, e in effetti c'è una preponderanza di pezzi in inglese questa volta. Per la prima volta sono molti più pezzi in inglese, sono 7 in inglese e 3 in italiano. Stai guardando al mercato internazionale, confessa. Non ci ho pensato razionalmente, però magari, insomma, sarebbe bello sicuramente, perché credo che sia un progetto che ha un sound non tipicamente italiano, ecco, quindi perché no, magari andare all'estero è sempre una cosa bellissima. Però ecco, ci ho messo proprio tutta la fatica, l'impegno e l'amore che potessi metterci, e per me è venuto forse l'album che più mi rappresenta in assoluto. Un ottimo motivo per comprare il disco, che si può trovare dove? In Italia anche nei negozi sicuramente, però magari per chi fosse interessato in altri paesi, l'ho visto su Amazon e altre piattaforme, sicuramente ci sta. E ci saranno poi appunto i link nella descrizione. Natalie, è stato un piacere. Anche per me. He came riding fast like a phoenix out of far flames. He came dressed in black with a cross bearing my name. He said, dance for me, fanciullo.